Annie Leibovitz, una fotografa, un'artista, poliedrica, interessantissima. Oggi la andiamo a scoprire. La vita, le opere e la tecnica fotografica. Bentornati quindi su SLV Production. Oggi finalmente, come ho già detto, parliamo di Annie Leibovitz. Mi raccomando, restate con me in questo video. Mettete like e iscrivetevi al canale per continuare a vedere questa serie. Partiamo subito a parlare della vita. Annie Leibovitz nasce in una famiglia numerosa, composta da un padre militare e una madre ballerina. Il padre, dato i frequenti viaggi, permette a Annie Leibovitz di viaggiare tantissimo, mentre la madre trasmette alla figlia, dato che lei è ballerina, l'amore per l'arte. Una curiosità è che Annie Leibovitz non nasce con la passione per la fotografia, come tanti altri fotografi che abbiamo visto in questo corso, ma nasce con il passione del canto, tant'è che vuol fare la cantante. E durante uno dei viaggi con il padre gli viene regalata una macchina fotografica e si avvicina al mondo della fotografia. Ma solo nel 1967 decide di abbandonare il canto, questo perché un giorno fa un viaggio, un'escursione sul Monte Fuji e si accorge che le foto che fa sono interessanti e da lì decide di coltivare questa passione. E arriviamo infine al 1969 e in soli 3 anni, voglio far notare, Annie Leibovitz passa dall'essere un amatore a una professionista. Questo dà idea del talento nascosto dentro questa persona, che inizialmente non si era rivelato. Nel 1969 quindi Annie Leibovitz decide di fare un viaggio, parte e va nel kibbutz, che sostanzialmente sono delle società agricole palestinesi che sono state istituite tra il 1909 e il 1910, e decide di entrare in questa società agricola a documentare la vita dei volontari all'interno di questa società. Le foto che fa colpiscono subito nel segno, tant'è vero che le foto vengono accettate subito da Rolling Stone, una delle, e tutt'oggi, delle riviste più importanti che ci siano al mondo. E da lì, dal 1970, incomincia la collaborazione di Annie Leibovitz con Rolling Stone, che gli permetterà di conoscere tutti i più grandi artisti, cantanti, autori, scrittori, politici del mainstream americano, da lì fino praticamente ad oggi. E collabora in realtà con Rolling Stone dal 1970 al 1983 e nel 75 segue i veri Rolling Stone per tutta la loro tournée negli Stati Uniti e documenterà i loro attimi più intimi dietro le quinte. È interessante però notare che Annie Leibovitz parte nel 1969 con una fotografia documentaristica e dal 70 all'80 passa a una fotografia invece tipo di moda, ritratti, e tant'è vero che dopo il 1980 inizierà a collaborare anche con Vanity Fair e Vogue. Quindi passerà a una fotografia commerciale, poi verrà chiamata per i film, verrà chiamata per le pubblicità, verrà chiamata per una serie di altre tipologie di fotografia che lei in realtà all'inizio non aveva neanche in mente di fare. E questo dà proprio idea della grandissima poliedricità ed elasticità di questo artista, che è fuori dagli schemi, veramente fuori dagli schemi. Una cosa poi che vi voglio raccontare è che poi Annie Leibovitz raggiunge una certa notorietà anche grazie a questa copertina di Meryl Streep, che fa questo gesto sul suo volto facendo sembrare il suo volto di plastica. Fu una foto che fece un grandissimo scalpore e permise alla Leibovitz di esplodere nel mondo, diciamo, della fotografia. È molto bello anche notare come in soli 10 anni quest'artista riesce a passare da essere una freelance alla direttrice, a una delle direttrici di Rolling Stone. Nell'83 poi, nel 1980 questo, nel 1983 poi abbandona Rolling Stone e si dedica poi ad altre attività. Diciamo che però la fotografia di Annie Leibovitz non si ferma qui e vi voglio raccontare alcuni spezzoni della sua vita inerenti al suo percorso artistico, che secondo me hanno un grande significato anche nel raccontare quest'artista. Il primo è legato a un'attrice di colore che si chiama Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg è un'attrice molto famosa tutt'oggi e ha partecipato a tantissime serie TV che vi starò elencando un pochino qua. E con Whoopi Goldberg, dato che quest'ultima tendeva a fare una battuta, cioè che diceva che per combattere il razzismo sarebbe stato necessario che lei si immergesse all'interno di una vasca piena di candeggina per sbiancarsi. Cosa succede? Che questo genio di Annie Leibovitz decide di raffigurare questa attrice dentro una vasca da bagno piena di latte e fa questa foto che ha un clamore incredibile, soprattutto per il messaggio contro il razzismo che cela. Ma ancora di più, un altro episodio che vi voglio raccontare è legato alle foto che fece Annie Leibovitz a John Lennon.
Ce n'è una in particolare di cui voglio parlare e ve la sto facendo vedere qua. Questa, tra l'altro, andò sulla copertina di tutti i più grandi giornali del mondo, questa foto, e venne definita da un, aspettate che vi dico il nome esatto, dalla American Society of Magazine, la miglior copertina al mondo, nel 2005 questo. Questa foto raffigura, in realtà, un evento accaduto nel 1980, quindi torniamo indietro di 25 anni rispetto alla premiazione. In pratica, in questa foto vengono rappresentate due persone, John Lennon, nudo e accovacciato a fianco alla sua compagna, Yoko Ono. Ma la cosa molto interessante è che questa foto, e forse non tutti di voi, anzi neanch'io lo sapevo, quasi nessuno secondo me lo sa, intanto che è stata scattata da Annie Leibovitz, e io non lo sapevo. Secondo punto, non meno importante, è che questa foto è stata scattata non un giorno qualunque, ma lunedì 8 dicembre 1980. Questo giorno è il giorno in cui John Lennon muore, perché Chapman gli spara un caricatore di pistola addosso. Infatti la storia è questa, cioè Annie Leibovitz andò a fare le foto a John Lennon una mattina appunto di lunedì 8 dicembre. Arrivata lì si fece trovare John Lennon insieme alla sua compagna Yoko Ono, la quale non voleva posare per la foto, anzi non voleva proprio partecipare allo shooting e non doveva neanche parteciparci. Alla fine, su insistenza proprio di John Lennon, posò, però decise di non posare nuda, volle posare vestita, e Annie Leibovitz fece in modo di accontentare sia l'autore che la richiesta della sua compagna, e fece posare Yoko Ono vestita e John Lennon in questa posa assolutamente particolare, accovacciata, nudo. E diciamo che questa foto, quando la fece vedere sviluppando una Polaroid al volo ai due protagonisti, loro diranno, e sarà una citazione anche di John Lennon, che quella foto sarà proprio la perfetta rappresentazione della loro relazione. Poche ore dopo, poi John Lennon verrà ucciso, ma comunque questa foto verrà in ogni modo pubblicata, verrà pubblicata lo stesso. Il mainstream con il quale collabora Annie Leibovitz non finisce qui, parliamo anche di Leonardo DiCaprio, parliamo della regina Elisabetta II, parliamo di Obama, quasi tutti gli attori che oggi sono ricordati come delle leggende o come dei mega personaggi degli ultimi 50 anni, o anche di più, sono passati da Annie Leibovitz. Tra questi ricordo anche, tanto per dirne uno, Clint Eastwood è stato un altro. Ora, prima di passare all'analisi tecnica delle foto fatte da Annie Leibovitz, ci sono altre due cose che voglio andare a raccontare. La prima è il set fotografico fatto per la regina Elisabetta II, dove qui c'è un piccolo aneddoto molto interessante. La regina Elisabetta chiamò Annie Leibovitz per fargli delle foto, ma Annie Leibovitz non volle rappresentare la regina solamente con la corona, cosa che invece la regina Elisabetta sembrava volesse, cioè pretendeva essere raffigurata sempre con la corona. Annie Leibovitz si oppose a questa decisione della regina e si narra che ci sia stato anche un bisbiccio tra le due, ma alla fine la regina Elisabetta II decise di posare per Annie Leibovitz anche senza corona. Infatti nelle foto si vede subito una foto regale di questa donna di potere, di questa regina, leggenda nel mondo moderno, e credo che sia una delle persone più influenti della storia, sia stata una delle persone più influenti della storia. E poi dopo si vedono una serie di foto della regina raffigurata più come un essere umano, cioè per esempio con i nipoti, una nonna, come una persona senza corona, e questo è tutto molto interessante. Prima di passare all'analisi tecnica delle foto, voglio parlarvi un pochino dello stile fotografico. Ho deciso in questo caso di dividere lo stile fotografico dell'artista dalla sua vita, in maniera tale da non fare troppa confusione. Intanto bisogna andare a dire che Annie Leibovitz è una fotografa poliedrica, non ha uno stile o un soggetto univoco, lei si adatta alle richieste, passa dal reportage alla moda, dalla still life alla pubblicità, alla fotografia documentaristica a quella cinematografica. Quindi sostanzialmente è un artista che ha fatto di tutto e di più. Come ho detto, ha documentato i Rolling Stone, ha documentato poi anche addirittura dei Giochi Olimpici, poi dopo è passata alla Pirelli, alla Lavazza, alla Disney, insomma ha fatto veramente di tutto e di più. Quindi non è facile raccontare il suo stile fotografico, però quello che voglio far premere è che ci sono due cose che la contraddistinguono rispetto a tutti gli altri autori. La prima è l'utilizzo della luce che la Leibovitz è una maestra ad utilizzare, sia luce naturale che luce artificiale.
e lei fa di tutto per far uscire qualcosa di segreto, di misterioso e di intimo dai suoi soggetti. E per fare questo utilizza sia la foto a colori sia la foto in bianco e nero. La foto in bianco e nero però è quando vuole proprio tirare fuori qualcosa di celato e lo vedremo dopo nell'analisi tecnica e vi consiglio infatti di continuare a vedere il video. Terzo fattore che reputo sia molto importante alla Annie Leibovitz è che lei non ha paura dell'evoluzione, del digitale. Ci sono degli autori come per esempio Steve McCurry, che io non nulla a togliere, per carità, però è un autore che è stato una leggenda e con la Kodachrome 64 ha fatto veramente dei lavori incredibili e con la fotografia analogica ha fatto dei lavori eccellenti. Tutt'oggi è un fotografo di rilievo, di tutto rispetto, però quando c'è stata la migrazione e la trasformazione della fotografia analogica a digitale, diciamo che a mio modo di vedere ha perso un po' della sua interpretazione fotografica. Ma non tanto per la Kodachrome 64 che, ripeto, Kodachrome 64 ne hanno vendute miliardi, ma di Steve McCurry ce n'è uno. Detto questo, e lo voglio sottolineare, perché non vorrei mai che si dicesse che io ho detto che Steve McCurry non è un buon fotografo, però dico solo che ha sofferto il passaggio al digitale. Cosa che invece Annie Leibovitz non ha assolutamente sofferto, anzi lei ha fatto di tutto, ha usato tutti gli stratagemmi per far uscire dalle sue foto quello che voleva che uscisse. Quindi questa è una cosa molto interessante di questa artista. E come ho detto, il bianco e nero lo utilizza soprattutto quando vuole raffigurare qualcosa di davvero intimo dei soggetti. Dopo lo vedremo in alcune foto nell'analisi tecnica. Infine, altra cosa che voglio sottolineare di Annie Leibovitz, che questa è una caratteristica di questa autrice, è che lei, pur riuscendo a compiere tantissimi generi, riesce sempre nel book fotografico a far trapelare la sua identità artistica. Cosa che vi garantisco non è assolutamente semplice. Se io provassi, lo dico proprio su di me, ma immagino anche voi, provaste a prendere una lente, un 24-105, un 24-70, quello che volete voi, e iniziate a fare ritratto, paesaggio, giusto, ha fatto anche paesaggio, fauna, reportage, documentaristica, sportiva, cioè tutti i generi. Io dubito che voi sareste in grado, io mi ci metto per primo tra tutti, di far trapelare uno stile. Annie Leibovitz invece riesce a fare questo. E adesso lo vediamo in analisi tecnica. Ci vediamo tra poco. Eccoci tornati all'analisi tecnica. Allora, per prima cosa voglio chiedervi se questa modalità che faccio con l'iPad, dove vi disegno quello che voglio farvi vedere, vi piace, oppure se preferite altre modalità. Detto questo, incominciamo subito con il video. Ora, in questo caso noi abbiamo questa fotografia. Questa fotografia raffigura una famosissima scultrice francese che si chiama... aspettate, che non mi ricordo. Dicevo, che si chiama Louise Bourgois, che non mi ricordavo il nome, che è una famosissima scultrice francese, e Annie Leibovitz fa questo ritratto. Come sapete, io nell'analisi tecnica cerco di trovare delle foto sì famose, ma a volte anche delle foto un po' più delle chicche, giusto per andare ad analizzare anche delle foto che non siano super blasonate. E in questa foto noi possiamo vedere una cosa molto interessante, che il soggetto principale di questa mano, dato che qui si parla di una scultrice, non è il volto, ma è la mano. E infatti, per fare risaltare la mano, oltre alla luce, che qui infatti noi possiamo vedere che ci sono tante ombre sul viso, noi possiamo notare due cose. Primo, uno sfondo neutro, che questa è una cosa fondamentale. Annie Leibovitz è una maniaca del dettaglio. E in secondo luogo, la mano è illuminata, lo sguardo guarda in questa direzione e spinge verso la mano, ma poi soprattutto abbiamo la luce, come ho detto, la luce che illumina la mano facendo risaltare. Questo chiaramente è per connettere in maniera molto intima e in maniera inequivocabile l'artista con ciò che poi artefice della sua arte, oltre alla sua mente, la sua mano. Inoltre, non nascondi in alcun modo con trucchi o altri giochi, rughe o altre cose per esaltare anche la sua esperienza, mani che sono esperte di quello che stanno facendo. E questo chiaramente è quello che dicevo prima, cioè la capacità della Leibovitz di tirar fuori qualcosa di intimo dai propri soggetti. In secondo luogo troviamo questa foto. Allora, mi scuso per la qualità di questa foto, ma abbiate pazienza, non è facile trovare le foto in 4K o comunque in alta qualità. Questa è una pubblicità invece della Moncler. In questa foto invece è molto interessante notare come
la Leibovitz gioca con delle luci assolutamente artificiali. E questa pubblicità, appunto, ripeto, della Moncler, quindi si parla dei cappotti e di tutte le varie diciamo, identità, stilistiche del marchio. Ora, in questa foto quello che più mi preme non è tanto sponsorizzare la Moncler, che, non mi interessa, ma è guardare l'assurdità di questa foto rispetto a una qualunque altra foto di reportage documentaristica, giornalistica, di moda o quello che è, della Leibovitz. Infatti è una foto completamente fatta, è stata fatta, se non ricordo male, in Islanda 'sta foto, ma poi dopo è stata completamente rielaborata e rifatta in CGI. Cioè, o meglio con Photoshop e tutto quanto. Quindi il discorso è che qui notiamo la grande elasticità di quest'artista anche di adattarsi alla modernità e alla richiesta. E una cosa interessante è anche notare l'illuminazione. Allora, i 2 soggetti son 2 fratelli e al fine di dare unione ad entrambi li illumina allo stesso modo. Se ci facciamo caso, infatti, lo sfondo, è più scuro e loro sono assolutamente illuminati, quasi come se ci fosse una maschera su di loro che li illumina. In realtà, ovviamente, ci saranno dei proiettori e poi una post-produzione fatta con davvero da mani esperte. Un'altra cosa da notare di questa foto sono i colori veramente freddi. Il motivo è che, dato che in questo caso si pubblicizzava degli abiti di tipo invernale, era necessario che il soggetto percepisse il freddo, quindi luci fredde, luci veramente gelide, soggetti bianchi, freddi, colori blu che indicano praticamente l'inverno, per far capire, sostanzialmente percepire al soggetto che quel oggetto che stanno guardando è un oggetto apposta per l'inverno, cioè che è quello che li può proteggere anche in una situazione così assolutamente distopica. E una cosa poi che a me piace tanto di Annie Leibovitz è che non teme di rompere gli schemi e le regole. E parliamo dei colori di nuovo. Saturazioni estreme per dare un'idea proprio di fantascientifico, no, scusate, non fantascientifico, di fantasy, di distopico, assurdo, e far percepire al soggetto, diciamo, che questo è reale anche in un contesto del tutto fantasioso. E questo veramente è un messaggio molto forte e con un'alta capacità di branding da parte della Leibovitz. Infine, l'ultima foto che voglio farvi vedere, appunto, è una delle foto fatte alla regina Elisabetta. Ho preso questa e non quella con i nipoti perché sarebbe bello fare una analisi di tutte le foto della regina Elisabetta fatta da Annie Leibovitz, una dietro l'altra, da quando c'ha la corona, come in questo caso, a quando invece la toglie per stare coi nipoti, eccetera. Però verrebbe un video veramente troppo lungo. Poi se siete interessati, mi raccomando, nei commenti scrivetemelo, che magari faccio un video dedicato sull'analisi di questo album fotografico. Allora, in questo caso notiamo un ritratto ambientato. E una cosa però interessante di tutto questo album, e vi consiglio di guardarlo, è che i colori sono dei colori sempre un pochino freddi, un pochino cupi, un pochino ehm, che mettono un pochino a disagio. Questo ma non perché volesse mandare un messaggio strano, ma perché secondo me la Leibovitz in queste particolari foto voleva esaltare la difficoltà anche di essere un reale, cioè la grande saggezza, responsabilità, capacità decisionale, la durezza, la fermezza, la regalità, ma anche e soprattutto anche la responsabilità con i suoi pro, con le sue luci e le sue ombre, con i suoi pro, con i suoi contro, che ha la corona. E proprio per questo secondo me usa queste luci molto cupe, delle luci addirittura anche un pochino tetre se vogliamo. E questo perché chiaramente, vuole anche far vedere, in alcune foto più di altre, questa è una di queste secondo me, che per quanto la corona ti illumini da una parte, come in questo caso, infatti la luce è per metà e l'altra metà del volto oscurata, e questo non è un pattern ricorrente, non è casuale all'interno di questa serie di foto, che da una parte la corona ti illumina, dall'altra invece ti crea un grande buio, un grande vuoto intorno a te. E quindi vuole raffigurare la regina come una figura solitaria, che però ha anche un lato umano, e questo viene raffigurato soprattutto con i nipoti, tutto il resto, ma soprattutto secondo me vuol raccontare la grande responsabilità e difficoltà di questo ruolo, per quanto magari sia un ruolo che nei sogni della collettività e anche dei singoli individui sia un ruolo da sogno, se vogliamo. E questo, ripeto, è raffigurato da questo. E da questo punto di vista, un'altra cosa interessante, prendendo sempre la nostra amatissima regola dei terzi, che questa volta ho ottenuto poco, la regina è solamente in uno dei terzi e in tutto il resto c'è uno spazio completamente vuoto, proprio a sottolineare questo senso di solitudine che la corona può portare ad avere, questo senso anche di isolamento rispetto a tutti gli altri e anche però unicità.
Detto questo, spero che questa analisi tecnica di questa grandissima artista vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commento e magari iscrivetevi al canale. Ciao e grazie.